Philosophus ut meditatur ita proponit. Sono le parole che Baumgarten nel 1735, all'atto di nascita dell'estetica, scrive a proposito dell'attitudine appropriata al cercatore del senso, al filosofo, il quale terminos non curat, non deve preoccuparsi eccessivamente della forma della sua ricerca. Ecco, queste parole del filosofo tedesco definiscono bene la generale convinzione in base a cui, quando si parla di filosofia, la riflessione sulle forme dell'espressione è subordinata rispetto all'esercizio del pensare stesso. Ora, è senz'altro vero che la ricerca del senso è stata compiuta ricorrendo a molteplici forme espressive, le confessioni, i dialoghi, gli aforismi, solo per fare qualche esempio. Ma tali manifestazioni dello spirito sono quasi sempre state intese come modi subordinati che, per essere pienamente compresi, richiedono il ricorso alla chiarezza del concetto e alla forma espressiva ad essi corrispondente, cioè la forma saggistica. In un articolo del 1945, pubblicato 3 anni dopo in Sens e Non Sens, Merleau-Ponty, per certi versi, prendeva atto della fine di un mondo organizzato sulla indiscutibilità dell'impianto razionale e sull'esclusività della forma saggistica corrispondente. A celebrare la fine di questo mondo e a tenere a battesimo le nuove modalità della ricerca del senso, il filosofo francese chiamava in causa i modes d'expression hybride, le forme di espressione ibride. Oggi siamo in una condizione privilegiata perché, essendo passati diversi decenni dalle analisi di Merleau-Ponty, possiamo tentare una sintesi. Che cosa è cambiato da allora? In realtà, anche oggi si continua a ritenere che la ricerca del senso, quella seria, debba essere compiuta tenendo conto e rispettando i canoni tradizionali di messa in forma. Alla luce di tale approccio, la stessa interrogazione delle forme appare un'operazione senz'altro consentita, ma sostanzialmente inutile. Allora, noi vogliamo iniziare ad interrogarci su questa vicenda e per farlo abbiamo pensato di interloquire con Elena Casagrande, direttrice editoriale della Chiave di Sofia, una rivista da alcuni anni impegnata con successo sul fronte dell'alta divulgazione filosofica. L'incontro con Elena Casagrande e con la redazione della rivista sarà un'occasione offerta in primo luogo agli studenti del corso di antropologia filosofica dell'Università di Pisa per fare il punto su queste questioni e per provare a rispondere alla domanda su quali siano oggi le forme più efficaci per fare filosofia.